È la vigilia del primo derby della stagione, nonché il primo derby da allenatore per Christian Chivu, che oggi ha parlato ad Appiano Gentile in conferenza stampa per appunto avvicinarsi a questa sfida che tutti stiamo ormai attendendo da settimane, con una sosta di mezzo che non ha fatto che alimentare l'attesa. Christian Chivu che è arrivato ai microfoni con un mix di tranquillità, consapevolezza, ma soprattutto la solita lucidità che contraddistingue il mister, per una partita che conosce molto bene da giocatore, ma che domani, si appresterà a vivere dalla panchina. Pochissime indicazioni sul piano tattico, ma non è una novità, però tanti spunti sulla mentalità, sull'approccio e sulla famosa gestione dei momenti di cui Chivu parla, molto, molto spesso. Però quello che mi ha onestamente stupita, e voglio dirlo subito in apertura perché sono rimasta veramente colpita da questo approccio, è che Chivu alla vigilia di una partita così importante come il derby, nella quale tutti, me compresa, e l'ho detto nel club di Passione Inter prima di, seguire la conferenza, tutti siamo diciamo presi da un sovraccarico emotivo, da angosce, ansie per questa sfida, ovviamente sempre ansie, diciamo dal punto di vista sportivo, ecco, senza esagerare, però Chivu è andato un po' a smontare quello che è il copione classico della vigilia che ci porta poi a questa sfida, fatto appunto di ansie, di angosce e quant'altro. È andato a ribaltare totalmente queste dinamiche e, ha fatto diciamo ha portato tutti a, diciamo fare degli esercizi di lucidità, mi viene da dire, perché comunque sia ci ha portato una visione molto più razionale e meno emotiva, molto meno istintiva e più matura, che un po' ci spiazza perché rompe quello che è il modo in cui di solito ci avviciniamo a una partita, del genere. Quindi ancora tanti punti per Christian Chivu come allenatore, ma soprattutto come comunicatore che sta convincendo, sempre di più in una conferenza stampa che tra l'altro è durata parecchio. Aveva voglia di parlare oggi, Christian Chivu. E in questo nuovo contenuto, amiche e amici nerazzurri, ben ritrovati, andremo a sviscerare quelle che sono state le parole del mister, cercando comunque, al di là di tutti i discorsi legati alla mentalità, all'emotività e quant'altro, di trarre delle indicazioni anche dal punto di vista tattico su cosa dobbiamo effettivamente aspettarci. Prima di partire, però, come sempre, vi invito a continuare a sostenere il progetto Passione Inter, un like al video, l'iscrizione al canale. Poco fa parlavo del club di Passione Inter che in questi giorni freme giustamente per il derby. Unitevi anche voi al club se insomma volete vivere in compagnia di tanti nerazzurri anche momenti come questo. E allora Inter Milan, primo derby della stagione, partita da un peso veramente specifico e molto, molto importante, partita speciale, questo lo ha detto espressamente Chivu in conferenza, sicuramente per i tifosi, sicuramente per i giocatori, ma Chivu ha voluto dare appunto anche una lettura diversa di questa gara, andando a sottolineare il fatto che, come tutte le altre, è una partita che vale 3 punti. Allora, questo passaggio lo voglio evidenziare, lo voglio sottolineare perché secondo me ci sono un po' di cose da dire. Nel discorso di Kivu mi sono ritrovata in parte in alcune cose che ha detto, però diciamo che quando lui è andato a sottolineare il fatto che è un derby e quindi come tale, come partita, valida per la 12ª giornata, come partita da 3 punti, ha lo stesso peso di tutte le altre, per questo derby, per come arriva l'Inter a questo derby, per quelli che sono i precedenti, resta una partita che per me vale più di 3 punti, una partita che può darti delle grandi motivazioni in un momento in cui ancora nessuna squadra ha, diciamo, mostrato un certo dominio, soprattutto sulla classifica, in cui molte big hanno fatto i propri, passi falsi, Napoli, lo stesso Milan, la Juve in un momento di difficoltà con uno Spalletti neoarrivato che magari cambierà la rotta, una Roma che sta sorprendendo, l'Inter che comunque nonostante le 3 sconfitte continua a viaggiare e al momento è in vetta, una classifica corta, è stato detto anche in conferenza stampa, e un derby che onestamente può indirizzare molto la stagione, dal punto di vista dei punti, ma soprattutto, e scusate la ripetizione, ma soprattutto dal punto di vista mentale, motivazionale. L'anno scorso l'Inter ha dimostrato che perdendo i derby, o meglio non trovando la vittoria nei derby,
poi la stagione non è andata proprio nel verso giusto, non vuol dire che non si è vinto nulla perché non si sono vinti i derby, però ti dice tanto, dell'andamento, ecco, di una stagione e del peso che poi può avere una vittoria o una sconfitta in una partita, del genere. Quindi per me il derby, soprattutto in un momento in cui l'Inter è in vetta alla classifica, il Milan insegue e nessuno si è ancora imposto, può essere una partita che sposta tanto. Al tempo stesso però sono molto d'accordo con quello che dice Christian Chivu, ossia che vorrebbe vedere lo stesso approccio, la stessa mentalità, lo stesso atteggiamento in tutte le partite. Questa continua ad essere un po' non una frecciata di Christian Chivu, per i suoi ragazzi, ma proprio un messaggio chiaro, per portare l'Inter, per portare la sua squadra a non fare passi falsi che nelle scorse stagioni sono stati poi deleteri, ecco, al fine di andare a conquistare i titoli. Quindi, Chivu vuole viaggiare sicuramente sulla scia dell'umiltà nelle partite, lui dice meno blasonate, e allo stesso tempo vuole che ci si approcci, diciamo, con una minore pressione mentale in quelle che sono invece le partite più importanti come i big match. È un equilibrio sicuramente molto difficile da trovare, non è semplicissimo, ma Chivu da bravo allenatore e come diceva anche Fabrizio Biasin nell'intervista, che, gli abbiamo fatto sul nostro canale, da bravo psicologo soprattutto, probabilmente sta cercando di indirizzare la squadra proprio, diciamo verso la via di questo equilibrio. Quindi umiltà, consapevolezza, però, diciamo senza dare troppo peso a determinate partite e senza invece darne troppo poco ad altre. Quindi sicuramente un'indicazione chiara di questo tipo di lavoro di Christian Chivu. Diciamo che, gli è stato chiesto forse anche con la voglia di mettere un po' di pepe, no, alla vigilia del derby, di rispondere ad Allegri che ha detto che l'Inter è favorita. L'Inter arriva da prima in classifica, l'Inter arriva sicuramente da un inizio stagione, al di là delle sconfitte, positivo, con un ottimo percorso in Champions League, e sicuramente un inizio stagione forse sopra le aspettative, quindi Allegri fa il suo gioco e, arriva a dire che l'Inter è favorita, ma Chivu dice una cosa, se vogliamo, molto vera, ossia: "Non esistono favoriti nel derby". È una frase, veramente banale, se vogliamo, ma, non è, un modo per sminuire le parole del mister, ma perché è la verità, nel senso che è vero che il derby non ha favorite, però è anche vero che sicuramente, il momento delle 2 squadre va a pesare. Il Milan resta comunque secondo me una squadra che arriva a questa partita con tante motivazioni, un Milan che sotto la guida di Allegri e senza coppe può sfruttare sicuramente il momento. Nonostante il pareggio precedente la sosta, è un Milan che comunque ha fatto vedere cose positive in questo avvio di stagione, quindi non c'è una favorita nel derby, questo è vero, sono 2 squadre che in questo momento hanno, diciamo, forse le stesse motivazioni, gli stessi obiettivi. Bisogna capire sempre chi ha più da perdere, cioè se il Milan dovesse perdere questo derby, cosa vorrebbe dire? Sicuramente vorrebbe dire un -5 in classifica che va a pesare tanto. Se l'Inter dovesse perdere questo derby sarebbe il terzo scontro diretto perso in stagione, in 12 giornate e quindi delle riflessioni sicuramente su quello che è l'approccio emotivo di questa squadra che con Juventus e, Napoli ha dimostrato di essere una squadra che può stare in campo e può lottare ovviamente in partite del genere, anche provando in tutti i modi a portarle a casa, ma che al primo scivolone emotivo purtroppo si fa fagocitare, ecco, dalle situazioni. Quindi domani sicuramente bisognerà avere una lucidità, tale da non scivolare allo stesso modo come abbiamo fatto appunto negli altri big match, la stessa lucidità che poi abbiamo avuto contro la Roma. Dal punto di vista tattico, visto che secondo me va fatta una parentesi importante anche su questo discorso, si è cercato di capire un po' dove vuole andare a parare domani Christian Chivu. Non ha dato indicazioni di formazione, ha detto che Thuram sta bene, che da quando è rientrato si è allenato, l'abbiamo anche rivisto in campo e quindi, domani non sappiamo ancora se partirà titolare, lo scopriremo probabilmente qualche ora prima della partita, però Thuram sicuramente sta bene e questo è una notizia molto positiva. Dall'altra parte c'è un Dumfries che purtroppo non sarà, della partita, ma la domanda più grande è: cosa dobbiamo aspettarci a livello di gioco da questa Inter? Perché Chivo ha parlato tanto di sistema di gioco, ha parlato tanto di
qualità dei giocatori in conferenza, però tutti ci stiamo chiedendo un po', cioè, l'Inter come approccerà a livello tattico a questa partita? Allora, un paio di cose vanno dette. L'Inter sicuramente è una squadra che ha difficoltà nello sfondare quelli che sono i blocchi bassi e le squadre chiuse. L'ha dimostrato, in questa stagione, l'ha dimostrato nelle precedenti stagioni ed è una squadra che soffre le ripartenze, visto che specie quest'anno, gioca con una difesa molto alta. Dall'altra parte il Milan, soprattutto sotto la guida di Allegri, che è maestro in questo tipo di approccio, è molto abile a chiudersi e a ripartire. Quindi bisogna capire se, Chivu si andrà, diciamo, ad adattare a questa modalità di gioco del Milan per non scivolare in quelli che sono stati poi i difetti di questa Inter. Da quello che è filtrato dalla conferenza stampa di oggi, in realtà Chivu non sembra voler stravolgere niente per piegarsi a quella che è invece la tipologia di gioco dell'avversario, perché lui dice: "Sappiamo e conosciamo bene la qualità dei giocatori del Milan", che dice: "Sono giocatori", qui lo cito testualmente, "letali sia negli spazi che sullo stretto perché hanno molta qualità e velocità, ma, nonostante appunto sappiamo che possono metterti in difficoltà, non vuol dire stravolgere i propri piani". Quindi io mi aspetto onestamente, che Chivu non vada a cambiare nulla di quello che abbiamo visto in questo avvio di stagione, nonostante appunto i limiti dell'Inter o le difficoltà che ha avuto l'Inter, le ha avute proprio, diciamo, in quegli aspetti in cui invece il Milan riesce a, in un certo senso, così, metterti in difficoltà. Chivu non si piegherà, a questa cosa e quindi io mi aspetto anche, ve lo dico sinceramente, magari di rivedere addirittura Bissek nel terzetto difensivo, che oggi nella probabile è dato appunto, diciamo in vantaggio su Acerbi e su De Vrij, quindi mi potrei aspettare, diciamo, ancora una volta, che Chivu vada ad approfittare anche della velocità in campo aperto magari, per appunto andare a limitare dall'altra parte, giocatori del Milan che possono, diciamo, metterti i bastoni tra le ruote in questo senso, e che non vada a cambiare in realtà quello che è dato a questa squadra, appunto il fatto di cercare di più la verticalità e di giocare con questa difesa alta. Quindi niente stravolgimenti da parte di Chivu per quello che è l'avversario sul piano tattico. Poi vedremo, perché sappiamo che Chivu può ogni volta stupirci. Un altro passaggio che secondo me va considerato, e ci discostiamo un attimo dal discorso tattico, è quello che dicevo all'inizio. L'Inter arriva da, diciamo, 5 derby non vinti, dopo essere arrivata invece da 6 derby vinti. È stato chiesto a Christian Chivu se ha fatto leva su questo discorso e ha motivato la squadra per questo discorso. Chivu è stato molto onesto, ha detto: "No, non l'ho fatto perché sarei veramente, cioè non posso dire cosa", ha detto, ed è vero. Non ha senso fare leva probabilmente su quelle che sono state le difficoltà della squadra negli ultimi derby. Piuttosto lui dice: "Io voglio vedere una squadra che approccia questa partita con felicità". A me piace molto l'atteggiamento di Chivu di voler, mandare proprio dei messaggi positivi a livello mentale. L'ha fatto anche nei riguardi di noi giornalisti, perché proprio in conferenza ha detto: "Dovreste anche voi essere più felici, guardare meno le cose negative e andare a guardare un po' di più quelle positive". È un bel messaggio questo, è sicuramente un bel messaggio. Voglio capire se funziona nella testa dei giocatori dell'Inter, che appunto finora hanno risposto bene a quelle che sono state le chiamate di Chivu, hanno risposto bene anche all'atteggiamento e all'attitudine di Chivu, alla presa mentale di Christian Chivu, e quindi chissà che magari proprio nel derby non vedremo un'Inter diversa dalle precedenti, un'Inter che riesce a vivere questa partita magari con meno pressione, meno tensione emotiva, tenendo però l'asticella dell'attenzione ben alta e, diciamo, la spina della concentrazione molto attaccata, quindi ben attaccata. Quindi è interessante anche capire che tipo di Inter vedremo domani sera, che secondo me sarà comunque un'Inter diversa da quelle alla quale siamo abituati. Resta il fatto che comunque il derby è una partita unica, è una partita che peserà tantissimo, e l'ho detto all'inizio, sulla stagione dell'Inter. Bisogna affrontarla, come ha detto, Chivu, con spensieratezza, determinazione, con maturità e soprattutto
cercare di, saper soffrire quando serve. Questo è un po', diciamo, un riassunto della lunghissima conferenza stampa di Kivu, o meglio quello che mi ha colpita di più personalmente, della conferenza stampa di Kivu, ma sono state dette tante altre cose. Ha parlato di Lautaro Martinez, ovviamente molto positivamente, ha parlato anche del calcio italiano con delle belle parole anche sul discorso del calcio italiano e del modo in cui, si differenzia rispetto al calcio estero, ma con un'accezione positiva a differenza di quello che viene detto. Quindi tutte le dichiarazioni potete andarle a recuperare sul nostro sito passioneinter.com, perché vi ricordo che abbiamo il canale YouTube, ma c'è anche, il nostro sito passioneinter.com, quindi andatele a recuperare. Se avete seguito la conferenza, fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono stati i passaggi che invece hanno convinto di più voi, se c'è qualcosa in particolare che volete, segnalarci. Nel frattempo io vi ricordo che, ci vediamo questa sera ovviamente in live nel consueto appuntamento quotidiano delle 19:30 in diretta qui su Passione Inter per probabili formazioni. Parleremo ancora ovviamente della conferenza stampa di Kivu e vedremo anche molto su quelli che sono i precedenti e lo stato di forma delle 2 squadre, con alcuni giocatori che rientrano anche dalle nazionali, quindi sicuramente tutta una panoramica alla vigilia del derby, quindi vi aspetto. Nel frattempo lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare qui.